Sono stata molto infelice, addirittura annientata, inesistente, svuotata. Sono stata come i miei vicini, ma in peggio. Le mie funzioni vitali continuavano, ma senza me dentro, senza la mia anima, che a quanto pare, a prescindere da uno che sia grasso o magro, alto o basso, giovane o vecchio, pesa 21 grammi. Ma siccome l'infelicità non mi è mai piaciuta, ho deciso che non sarebbe durata. La sfortuna deve pur finire, prima o poi. Cari lettori, ben ritrovati a Che bel libro. La puntata di oggi la dedichiamo a Cambiare l'acqua ai fiori, della scrittrice Valérie Perrin. Francese, classe 1968, sceneggiatrice, fotografa e compagna e collaboratrice del regista Claude Lelouch. Questo è il suo secondo romanzo, uscito in Francia nel 2018, dove ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti. Tradotto in molte lingue, quando è uscito nel nostro paese è stato un autentico caso editoriale, tant'è che in una classifica dei libri più letti nel 2019 si è classificato al 6° posto. La storia ci racconta di Violette, una donna di mezza età che vive e lavora in una piccola stazione della provincia francese. Il suo è l'ultimo passaggio a livello ad essere automatizzato e quando questo avverrà lei sarà costretta a trasferirsi altrove. Nel 1997, quando il passaggio a livello è stato automatizzato, io e mio marito abbiamo perso il lavoro. Siamo pure finiti sul giornale in quanto vittime collaterali del progresso. I dipendenti che azionavano l'ultimo passaggio a livello manuale in Francia. Per illustrare l'articolo, il giornalista ci ha fatto una foto. Philippe Tussaud si è messo in posa passandomi un braccio intorno alla vita. Questo cambiamento le darà modo di indagare su un fatto traumatico ed inquietante che ha marcato il suo passato e paradossalmente le farà ritrovare il gusto per la vita in un luogo dove di vita ce n'è ben poca. I miei vicini non temono niente. Non hanno preoccupazioni, non si innamorano, non si mangiano le unghie, non credono al caso, non fanno promesse né rumore, non hanno l'assistenza sanitaria, non piangono. Non cercano le chiavi, né gli occhiali, né il telecomando, né i figli, né la felicità. Non leggono, non pagano le tasse, non fanno diete, non hanno preferenze, non cambiano idea, non si rifanno il letto, non fumano, non stilano liste, non contano fino a 10 prima di parlare, non si fanno sostituire. Non sono leccaculo, né ambiziosi, rancorosi, carini, meschini, generosi, gelosi, trascurati, puliti, sublimi, divertenti, drogati, spilorci, sorridenti, furbi, violenti, innamorati, brontoloni, ipocriti, dolci, duri, molli, cattivi, bugiardi, ladri, giocatori d'azzardo, coraggiosi, fannulloni, credenti, viziosi, ottimisti. I miei vicini sono morti. Ci sono più di 1000 fotografie distribuite in tutto il cimitero. Foto in bianco e nero, seppia, dai colori vividi o sbiaditi. Il giorno in cui sono state scattate, nessuno degli uomini, donne o bambini che posavano innocentemente davanti all'obiettivo poteva pensare che quell'istante lo avrebbe immortalato per l'eternità.
Sono foto di un compleanno o di un pranzo in famiglia, di una passeggiata al parco la domenica, di un matrimonio, di un ballo della scuola, di un capodanno, di un giorno in cui erano un po' più belli o tutti riuniti, un giorno speciale in cui erano più eleganti o magari in divisa militare, in abito da comunione, da battesimo. C'è solo innocenza negli sguardi di quella gente che sorride sulla propria tomba. Spesso il giorno prima di una sepoltura sul giornale esce un articolo che riassume in poche parole la vita del defunto. Frasi brevi, una vita non occupa molto spazio nel giornale locale, leggermente di più se si tratta di un negoziante, un medico o un allenatore di calcio. È importante mettere la foto sulla tomba, altrimenti è solo un nome. La morte si porta via anche i volti. Annaleigh, coniugata a Dahan, e Benjamin Dahan sono la coppia più bella del cimitero. Si vedono su una foto colorizzata scattata il giorno del loro matrimonio, negli anni 30. Due facce meravigliose sorridono al fotografo, lei bionda come un sole con la pelle diafana, lui col viso sottile, quasi intagliato, ed entrambi con gli occhi brillanti come zaffiri stellati. Due sorrisi che loro donano all'eternità. A gennaio pulisco con un cencio le fotografie del cimitero, ma solo sulle tombe abbandonate o poco curate. Classificare il romanzo in un genere specifico è difficile. Non è un giallo, benché ci siano delle indagini e suspense. Non è un romanzo rosa, anche se c'è sentimento, passione, storie d'amore, e nemmeno un romanzo introspettivo, anche se va a sondare nell'animo umano. È suddiviso in capitoli piuttosto brevi che alternano flashback a tempo presente, e questo permette al lettore di tornare indietro nel passato di Violette, scoprendone parzialmente i segreti senza tuttavia avere un quadro generale della situazione, cosa che avverrà negli ultimi capitoli, e questo manterrà viva la lettura e renderà le pagine scorrevoli. E permettetemi di spendere ancora qualche parola sulla protagonista. Andando a leggere le varie recensioni e opinioni sulle reti sociali, il comune denominatore è l'affetto che si prova per questa donna. A me personalmente è piaciuta molto la sua apparente remissività in contrasto con la capacità di fare una potatura drastica degli affetti che le hanno portato dolore e solitudine. Ed ecco che tornano. Sono come bolle di tenera follia, bolle di gioia che mi risalgono fino alla gola, mi accarezzano la bocca, scuotono la mia pancia d'allegria e mi fanno scoppiare a ridere. Ignoravo l'esistenza di questo suono, di questa nota all'interno di me. Mi sento come uno strumento musicale con un tasto in più, un salutare difetto di fabbrica. È questa la giovinezza? È possibile conoscere la giovinezza a quasi 50 anni? L'ho forse conservata preziosamente senza saperlo, visto che non l'ho mai vissuta. Oppure non mi ha mai lasciato. O si è decisa ad apparire oggi, un sabato, ad un matrimonio in Auvergne, in una famiglia che non è la mia, con un uomo che non è il mio. E vi lascio con la citazione di oggi. Imparate a dare assenza a chi non ha capito l'importanza della vostra presenza. Vi auguro buona lettura e vi rimando alla prossima puntata.